Ben ritrovati su Uncinetti allo sbaraglio. Oggi vediamo come realizzare un poncio con 4 mattonelle eh, stile granny, grandi, con un lato di 40 centimetri. Quindi il mio poncio qui, vi faccio vedere inquadrata una delle mattonelle, composta appunto da queste grandi mattonelle, poi cucite insieme nell'ultimo giro e formano appunto facilmente questo capo decisamente autunnale. Questo l'ho fatto con del filato di cotone, è molto più estivo. Però adesso vi faccio vedere quello che sto per realizzare. Vorrei realizzarne uno appunto per questa stagione in lana. Allora, diciamo che questa, l'ho messo un attimo al contrario, no, sì, questo qui è il motivo centrale delle 4 mattonelle. Si devono realizzare appunto 4 mattonelle come questa, con un lato di 40 centimetri, e poi collegarle insieme. Lo schema di collegamento è questa, cioè cosa succede? Che il mio poncio avrà la punta avanti e la punta dietro, e vengono applicate le mattonelle in questo modo. C'è la prima centrale, poi lungo i due lati si andranno a collegare quelle che per coprire le spalle, e poi dall'altro lato la stessa cosa. Oppure potete andarle a sovrapporre a forma di L e poi ripiegare. Comunque la struttura è molto semplice. Ricordiamoci l'unica cosa che una volta collegata da un lato, l'altra sarà collegata qui sopra. Ok, questo tipo di schema comunque è abbastanza frequente anche sui social, lo si trova spesso. La struttura di questo tipo di lavoro. Come va indossato? Può essere indossato sia appunto con le punte avanti e indietro, ma anche in questo modo. Vi faccio vedere, se rimettendolo in piano ve lo faccio vedere con diciamo le maniche poi che scendono, e la parte qui che con la mattonella bene in evidenza avanti, e poi si metterà ci sarà la mattonella dietro. Può essere anche rifinito il collo superiore, e quindi stringere ulteriormente la scollatura. La misura standard però è questa, quindi circa 40 centimetri di lato per ogni mattonella. Come vedete qui, questo è il punto in cui le mattonelle sono collegate, fanno proprio ad angolo retto qui. Poi c'è questa che è diciamo la mattonella laterale, l'altra laterale, e poi se giro il mio lavoro trovo di nuovo il mio spicchio. Eccolo qua, la cucitura. Purtroppo ho scelto questo filato molto variegato, quindi è un pochino complicato da individuare in piano i pezzi del lavoro, però appunto niente panico. Guardiamo questa che è di un colore unico, è più piccola. Io mi sono fermata perché appunto volevo farvela vedere e vedere come procedere, come iniziare a lavorarla. Allora, è composta da una parte circolare. Come detto già prima, se io avessi voluto avrei potuto fare anche semplicemente 4 grandi mattonelle granny senza decorazione interna e poi collegarle. Non c'è niente di sbagliato. Allora, cosa faccio? Devo partire dal centro. Il centro, siccome dovrà essere poi comprensivo di 3 catenelle più altre 15 maglie alte, invece di fare il cerchio magico che andava bene, andava comunque bene,
io ho preferito iniziare il lavoro con 5 catenelle e quindi monto 5 catenelle, 3, 4, 5. Ah, dimenticavo, io sto usando un uncinetto numero 4 e ho utilizzato un filato di lana. Questo filato mi sembrava un po' sottile, quindi lo sto lavorando con doppio filo, con 2 capi. Allora, una volta chiusa con una maglia bassissima la solina centrale, vado a montare le prime 3 catenelle, 2, 3, che sostituiscono la prima maglia alta. All'interno di questo spazio vado a montare 15 maglie alte, 1, 2, 3, un attimo che col doppio filo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e infine la 15ª. 15. Chiudo con una maglia bassissima nella terza delle prime catenelle che ho fatto e il mio centro del lavoro è fatto. Adesso cosa faccio? Nel secondo giro devo alzarmi con 3 catenelle, mettere un'altra e quindi 4 catenelle e poi lavorare una maglia alta nella maglia sottostante, catenella, maglia alta in quell'altra accanto, cioè in modo da creare aumenti. Iniziamo insieme: 1, 2, 3, aggiungo la catenella di separazione, filo sull'uncinetto, vado nel punto successivo e faccio una maglia alta, catenella, filo sull'uncinetto, maglia successiva e vado nel spazio accanto e così via. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Ok, ci vediamo tra poco. Una volta terminato, sono andata a concludere, torno da capo, con una catenella, chiudo con una maglia bassissima nella terza delle 3 catenelle, secondo giro è fatto. Adesso vado a fare degli aumenti. Sono entrata con una maglia bassissima nello spazio tra una maglia alta e un'altra. Qui andrò a creare delle noccioline costituite da 3 maglie alte separate da 3 catenelle, da 2 catenelle, scusate. Allora, 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta, filo sull'uncinetto, entro nello stesso spazio e lavoro una maglia alta non chiusa, seconda maglia alta non chiusa e chiudo il tutto. E la prima nocciolina, 2 catenelle, 1 e 2, vado nello spazio successivo, vado a crearmi l'altra nocciolina. In ogni spazio bisogna quindi creare una nocciolina con 3 maglie alte e separare con 2 catenelle la lavorazione tra uno spazio e l'altro. 2 catenelle, vado nel successivo, 3 maglie alte, ok, 2 e 3, perfetto, e continuo così fino alla fine del giro. Allora, terminato questo giro,
io ho concluso con 2 catenelle, vado a chiudermi qui al centro della prima nocciolina ed ho completato il giro. Allora, in questo giro, come nei giri precedenti, allora, ma soprattutto in questo, dovete controllare di avere 16 noccioline, perché appunto poi per la squadratura abbiamo bisogno di 4 punti distribuiti su ciascun lato. Quindi ricordiamoci che in questo giro verifico, sono 16 noccioline, quindi non ho saltato nulla, posso proseguire. Adesso cosa succede? Facciamo un nuovo giro con delle noccioline, questa volta più grosse, separate da 3 catenelle. Siamo a questo giro qua. Abbiamo fatto noccioline di 4 più 3 catenelle di separazione, quindi mi alzo con, come al solito, con le mie 3 catenelle, vado a lavorare le altre 3 maglie alte, 2, 3 e 4, chiudo insieme, metto 3 catenelle di separazione, 3, passo nello spazio successivo e vado a lavorarmi un'altra nocciolina di 4, quindi una maglia alta, 2 maglie alte, 3 maglie alte e infine 4, ok, così, e chiudo 3 catenelle di separazione e procedo così per tutto il giro. Ricordiamoci che devono esserci 16 gruppi, ok? Ci vediamo alla fine. Terminato anche questo giro, vado a chiudermi all'interno della prima nocciolina con una maglia bassissima. Con delle maglie basse mi sposto nello spazio accanto per poter iniziare il prossimo giro. Piano piano mi aggancio maglia bassissima, ne faccio un'altra accanto. In questo giro dobbiamo andare a lavorare gruppi di maglie altissime, di 5 maglie altissime, con chiuse, e poi 4 catenelle di separazione. Faccio in questo modo: la prima maglia altissima io logicamente devo farla con delle catenelle, prima, seconda, terza, quarta catenella, 2 gettati. All'interno dello stesso spazio metto una maglia altissima e sono 2, doppio gettato. All'interno della chiusura della nocciolina faccio una maglia altissima, in questo modo, doppio, in quella successiva maglia altissima, accanto un'altra maglia altissima e poi chiudo così, e poi chiudo tutto insieme. Faccio 4 catenelle di separazione, 2, 3 e 4. Accanto a la questo gruppo vado a montare quello per chiudere la nocciola successiva, quindi doppio filo sull'uncinetto, entro nel medesimo spazio, tiro il filo così, una chiusura, 2 chiusure, prima maglia altissima chiusa a metà, poi a metà, che poi non è metà ma si chiudono i primi 2 cappi, seconda maglia altissima, filo sull'uncinetto, lavoro la terza al centro della nocciola del giro sottostante e chiudo fino all'ultima asola. Doppio giro, mi servono le 2 nello spazio accanto, quindi così, doppio giro, entro, pesco, chiudo 2 volte e sull'uncinetto devo avere 1, 2, 3, 4, 5, 6 asole. A questo punto posso iniziare la mia chiusura.
e poi aggiungo 4, la prima già l'ho messa, 2, 3 e 4 e faccio la stessa cosa per tutto il giro. Vado a creare quindi questi gruppi di maglie altissime, 5 maglie altissime e ricordando che 2 vanno in questo spazio, nello spazio precedente, la nocciolina, una sul punto di chiusura della nocciolina, 2 nello spazio successivo e si prosegue in questo modo fino alla fine. Una volta terminato questo giro andiamo a chiudere con una maglia bassissima all'interno della chiusura del primo gruppo di maglie chiuse insieme e ci spostiamo all'interno dello spazio con una maglia bassissima e una catenella. Adesso iniziamo con la squadratura. All'interno di questo spazio vado a montare 5 maglie basse, 1, 2, 2, aspettate che, ok, 3, 4, 5, aggiungo una catenella e scavalco questo gruppo, vado nello spazio successivo, monto maglia bassa, 2 mezze maglie alte, 1 e 2, poi 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, mi sposto nello spazio successivo e inizio la lavorazione dell'angolo. L'angolo sarà così composto: 2 maglie alte, 1, 2, 2 maglie altissime, 1 e 2, poi 2 catenelle di separazione e faccio la stessa cosa, 2 maglie altissime, 2 maglie alte, catenella di separazione, mi sposto nello spazio accanto e faccio 2 maglie alte, così, 1 e 2, 2 mezze maglie alte, una maglia bassa, catenella di separazione, vado nello spazio accanto e metto 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4 e 5, catenella e vado a lavorare di nuovo l'angolo. Arriviamo diciamo all'angolo e poi proseguiamo da soli. Allora, qui ho messo la maglia bassa, poi 2 mezze maglie alte, 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, vado qui, ricordiamoci che a noi servono in pratica 4 motivi per ogni lato, vado in quello successivo e vado a fare l'angolo che è composto da 2 maglie alte, 2 maglie altissime, 1 e 2, 2 catenelle di separazione, accanto 2 maglie altissime, 2 maglie alte,
e poi vado a lavorare il resto. Catenella, mi sposto, faccio 2 maglie alte, 2 mezze maglie alte e una maglia bassa, una e 2 e una maglia bassa, catenella e vado a lavorare poi le maglie basse qui e riprendo poi a lavorare l'angolo. Si fa questo per tutto il giro, cioè dobbiamo andare a creare 4 angoli. Ci vediamo tra poco. Una volta terminato questo giro dobbiamo proseguire con un ulteriore giro per squadrare il lavoro. Mi sono chiusa con una maglia bassissima, vado a ricoprire i punti bassi che avevo lavorato in questo spazio con altri punti bassi, quindi una volta chiuso qui dovrebbero esserci 5 punti bassi, 1, 2, un attimo si è staccata, 2, 3, 4, 5, qui nella chiusura del punto basso precedente, poi vado ad aggiungere un ulteriore punto basso nello spazio e vado a ricoprire anche quelli successivi, che sono altri 5, con dei punti bassi, 2, 3, 4, 5, ho detto una sciocchezza, 4, ho messo un punto basso in più. Allora, riprendiamo, qui eravamo, allora 1, 2, 3, 4, 5 e anche qui 6, scusate, sono 6, quindi si ricopre tutto con il punto basso. Così, opla. Poi sulla catenella qui andiamo a montare una mezza maglia alta, perché dobbiamo andare a sbordare l'angolo. Dopo aver fatto questa mezza maglia alta ne vado a fare ancora 1, 2, 3, 4 sulle maglie degli angoli, sempre mezze maglie basse, 2, 3, 4, quindi un totale nell'angolo avremo 5 mezze maglie basse, 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, 1 e 2, poi 2 maglie alte, 1 e 2, su questa parte dell'angolo vado a lavorare maglie mezze alte, 1, 2, 3, devono essere 5, 4 nell'ultima e 5 sulla catenella, a cui si susseguono poi 17 maglie basse, una fino ad arrivare in prossimità dell'altro angolo, 2, 3, 4, 5, 6, 6, scusate, ma lavorando con 2 fili, 7, 8, 9,
10, 11, la dobbiamo prendere nella solina della maglia bassa, 11 qui, 12 al centro dello spazio, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Poi 5 mezze maglie alte, una, 2 che è sfuggita, 2, 3, 4 e 5, e poi vado a fare 2 maglie alte, 2 catenelle, altre 2 maglie alte qui nell'angolo, quindi 2 maglie alte, una e 2, 2 catenelle di spazio, altre 2 maglie alte e il giro riprende per fare l'altro pezzo, quindi 5 maglie mezze maglie alte, poi saranno qui 17 maglie basse, 5 mezze maglie alte, arriviamo nell'angolo successivo con 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte e si procede fino alla fine. Ci vediamo. Terminato anche questo giro, abbiamo finito di squadrare il nostro lavoro, dobbiamo introdurre il granny. Chiuso con il punto bassissimo, vado a cercarmi di posizionare in mezzo a questo gruppo di maglie basse in corrispondenza dell'archetto sottostante, e sono qui. Inizio a montare il mio punto granny, che è 1, 2, 3, sostituiscono la maglia bassa, aggiungo 3 altre 2, scusate, maglie alte e do concluso il mio primo gruppetto. Filo sull'uncinetto, di base vado a lasciare 3 punti, nel quarto conto 1, 2, 3, nel quarto vado a montare l'altro granny. 1, non metto catenelle di separazione tra un punto, tra un motivo e l'altro, perché mi è più congeniale. Poi se voi volete una traforatura maggiore, ben venga aggiungere delle catenelle. Siamo al quarto e vado così: 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto, 1, 2, 3, vado, 2 e 3, poi 1, 2, 3 sono proprio nell'angolo io lavoro direttamente dentro l'angolo, 2 e 3, 2 catenelle di separazione e vado a lavorare un altro granny, un altro punto per fare l'angolo, 1, 2 e 3, salto 3 maglie di base, vado a proseguire con i punti granny. Allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare attenzione che tutto sia dello stesso numero, cioè ogni lato dovrà avere lo stesso numero di punti granny per avere la lavorazione giusta. Continuo così fino alla fine. Una volta terminato questo giro possiamo continuare con i granny quanto vogliamo finché non otteniamo la grandezza necessaria. Nel primo giro dovrete, se avete fatto giusto, avrete 7 punti granny su ogni lato. Adesso cosa succede? Io mi sono già chiusa con una maglia bassissima, cammino con delle maglie bassissime fino ad arrivare
nella parte centrale, mi alzo con, opla, mi si è scucito, mi vado ad alzare con 3 catenelle e riprendo la lavorazione granny. Allora, come ho collegato le mattonelle, allora io le ho collegate nell'ultimo giro di lavorazione, faccio solo un punto granny per il secondo giro e vi faccio vedere, anche se tenete ben presente che ho una mattonella molto più grande, quella che vi avevo fatto vedere prima. Cosa si fa? Nel momento in cui decido di collegare appunto le mie mattonelle, con l'uncinetto chiudo un punto granny, entro nella mattonella che voglio collegare in questo modo, pesco il filo e con una maglia bassissima chiudo e poi torno a lavorare l'ultimo giro sulla mattonella che sto concludendo, facendo l'altro granny, e si procede così collegando appunto ogni spazio, alla fine di ogni granny lo spazio dell'altra mattonella. Questo è quanto, come vi avevo fatto vedere all'inizio. Adesso magari vi faccio rivedere il foglio. Adesso per esempio ho finito il granny, vado nello spazio accanto, pesco il filo e lo chiudo così. Voi potete decidere il da farsi, cioè nel senso che magari vi piacerebbe più cucirvi le mattonelle, lo potete fare alla fine della lavorazione. Io ho collegato tutto nell'ultimo giro. Vi faccio rivedere la posizione delle mattonelle, quindi in questo modo per cucirle poi insieme lato con il lato, e poi dall'altro lato è la stessa identica cosa a specchio. Spero di essere stata chiara, spero che vi sia piaciuto il tutorial. Se così, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Buona giornata da Uncinetto allo Sbaraglio.